bello di affrontare queste sfide è proprio questo. Ci sono dei momenti difficili e cercare di superarli. L'arrampicata alla fine è questo. Quando un tiro ti prende non esiste nient'altro e quindi di conseguenza sei concentrato. Il grado è un numero, è un'indicazione, diciamo. A me piace più dire ho scalato quella via che dire ho fatto l'8C o il 9A. Mi sono reso conto anche negli anni, quando c'è il friend un po' lontano piuttosto che lo spit un po' lontano, a me quella sensazione piace un casino, no? Il fatto di uscire, di andare lontano dallo spit, dal momento che pian pianino ti allontani, quella sensazione di precarietà, perché soprattutto quando non sai cosa ti aspetta, a me quella roba lì mi fa impazzire. Perché mi sale la paura, mi sale l'adrenalina, stringo di più le prese, ho voglia di arrivare in cima. Se poi per caso succede che andando oltre quello spit sono su una via lunga e dopo quello spit arrivo anche in catena, ciao, per me è il top del top, perché tutte queste sensazioni sono amplificate in uno stesso momento. Au départ, au niveau développement, c'est venu vraiment petit à petit avec déjà une équipe de Marseillais qui ont commencé à ouvrir des lignes modernes. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de voies de terrain d'aventure. Et après, je me suis mis aussi à ouvrir aussi moi-même des voies d'escalade modernes et maintenant des voies plus terrain d'aventure. Les premiers Marseillais, ça a été Barney, son surnom c'est Barney, c'est Bernard Vacher. Et après il y a eu l'équipe Pierre Clarac, Jean-Louis Fenouil, Alain Dupaqui qui ont ouvert des lignes plus modernes, quoi, on va dire. C'est dans les années, on va dire, dans les années 2000. Ouais, ils ont exploité vraiment le massif dans les années 2000. Ouais. Les dégaines, mais tu peux passer par le 7C. Ouais. Allez. Et sinon, là, le 7A+, il commence ici en fait. On va virer là parce que c'est par là, tu vois. T'as un petit pas là marrant pour commencer. Et après. Ok. La falaise de Mescaline, c'est une falaise qui est donc proche de Bavel, mais en contrebas, en descendant vers le col de la Rhône. Donc c'est une falaise qui est à la fois dans un environnement vraiment montagne de Bavel, et surtout la spécificité, c'est que tout le monde l'avait vue cette grotte, puisqu'en fait elle est au milieu du canyon de la Vaque, qui est un canyon qui est très fréquenté à Bavel. Oggi è tanta fatica sotto questi strapiombi. Non è il mio, a dire la verità, però mi piace proprio perché non è il mio ed è una sfida in più. L'arrampicata è una sfida perché ti spinge a voler fare sempre di più. È anche una sfida perché è come se fosse veramente una persona con cui ti stai sfidando. Il fatto è che ci sono dei momenti in cui vince lei, dei momenti in cui vinci tu, è fatta di alti e bassi, quindi anche quando sei all'apice del tuo allenamento, magari c'è il giorno che vai benissimo, torni il giorno dopo con lo stesso entusiasmo e vai malissimo, quindi però proprio questo ti fa stare ancora più dentro alla sfida perché sei un po' consapevole di quello di cui saresti capace, no? Et donc en fait,
Tout le monde avait vu cette grotte, personne n'avait mis les pieds dedans. Un jour, un moniteur, donc Nicolas Nastro, est allé voir, et puis il s'est mis en tête d'équiper cette barre très déversante, le profil très très dévers, donc ça va être des voies très physiques. Alors, ce qui est sympa quand même, c'est qu'il y a des voies à la fois plutôt continues, et puis des voies très blocs, notamment dans le 8. Il y a vraiment des voies avec des pas de bloc, comme le granit sait faire, mais c'est quand même un truc qu'on rencontre rarement, quoi. Vraiment sympa. La Steppen, ecco adesso prendi quella golosa. Ogni tanto è anche bello fare il pipistrello, no? Poi estetico, non traverso così, alla fine è bello. Se ti trovi ad andare via di traverso così, queste prese tipo scavate dall'acqua, cioè dall'acqua, dal vento, cioè sono belle, veramente particolari, una roba a cui specie noi in Dolomiti non è che siamo abituati. Il granito poi un bel grip. Credo di avere un carattere abbastanza ambizioso e mi è sempre piaciuto misurarmi in gara con gli altri, ma anche di crescere io stessa. L'importante è che ci si prepara e migliora, e questo a me è sempre piaciuto tantissimo e mi piace anche fuori all'aperto. Sto cercando di spostare sempre più in alto il mio limite, lo trovo davvero affascinante che nell'arrampicata puoi superare man mano così tanti piccoli limiti e sono sempre anche visibili. Perché quando vai per la prima volta in palestra e non ti fidi di andare fino in cima ma ti fermi 3 prese prima, la prossima volta che torni e riesci ad arrivare in cima sei felicissimo. Allora la volta dopo ancora provi la via un pochettino più difficile. Si può sempre man mano lavorare alle proprie debolezze, sulle proprie paure e questo per me è stato fondamentale, sì. Une voie en 2 longueurs à type bloc en 8 BC. Voilà. Ça paraît ludique. On va voir. Bah oui, hein. Allez. On dort. Super, no? Sì. Too easy, eh? Non, mais 8B c'est bien, ouais. Merci.
C'est toujours un défi par rapport à soi, par rapport aux autres. La comparaison, oui, moi j'avoue me comparer tout le temps. Je suis toujours en comparaison de voir ce qui se fait, de voir ce que je peux faire, d'essayer d'être meilleur pour moi-même, d'être meilleur que l'autre. C'est une sorte, oui, de compétition par rapport à soi, et même c'est pas que par rapport à soi. Je pense qu'on est tous à se comparer parce qu'on vit les uns les autres ensemble, on pratique des activités avec d'autres gens, du coup c'est nos références. C'est pas forcément mauvais la comparaison. L'arrampicata è terapeutica anche in senso di autoefficacia, perché molto spesso arrivare in cima è un qualcosa che riempie l'efficacia, ma anche dei bambini. Tu in quel momento lì, qualunque persona tu sia, qualunque cosa faccia nella tua vita, in quel momento lì ce l'hai fatta, quindi sei arrivato in cima, e quello secondo me è un ottimo riempitore di autostima.